Salve guerrieri, volete praticare l'arte di sognare? Bene, è necessario iniziare dalla tecnica detta dell'osservar, in inglese gaze, cioè l'osservare, in italiano tradotto in maniera imprecisa con contemplazione. Noi siamo Marisha e Nick e in questo video tratteremo solo della prima fase di questa tecnica, cioè dell'osservare una singola foglia, poi di molte. Riporteremo la citazione esatta e vi mostreremo un breve tutorial, ma prima chiariremo il concetto delle 3 attenzioni. Carlos Castaneda, l'observar o gaze. Tecnica per il sognare. Parte 1. Le foglie. Non chiamatela contemplazione. Le 3 attenzioni. Per spiegare questi concetti, Don Juan fece una divisione diseguale in 3 parti della nostra coscienza. Chiamò la più piccola prima attenzione e disse che è la coscienza che ogni persona normale ha sviluppato per rapportarsi al mondo quotidiano. Essa comprende la consapevolezza del corpo fisico. Un'altra porzione, più ampia, la chiamò seconda attenzione e la descrisse come la consapevolezza di cui abbiamo bisogno per percepire il nostro bozzolo luminoso e per agire come esseri luminosi. Disse che la seconda attenzione rimane sullo sfondo per tutta la durata della nostra vita, a meno che non venga portata in primo piano attraverso un addestramento deliberato o a causa di un trauma accidentale, e che essa comprende la consapevolezza del corpo luminoso. Chiamò l'ultima porzione, che era la più grande, terza attenzione. Una coscienza incommensurabile che coinvolge aspetti indefinibili della consapevolezza sia del corpo fisico sia di quello luminoso. Tratto da Il dono dell'aquila, capitolo 1. Attenzione, le citazioni seguenti sono tradotte in maniera letterale dagli autori stessi del video e sono tratte direttamente dalle edizioni inglese e spagnola, senza censure o adattamenti. Alla fine del video troverete una breve analisi letteraria e linguistica e inoltre un tutorial pratico. Il passo è tratto dal libro Il secondo anello del potere, capitolo 6. La seconda attenzione. Carlos e Gorda stanno parlando nel porticato all'esterno della casa, dove sono piantati 5 paletti di mezzo metro che servono agli apprendisti per appoggiare la schiena e praticare l'observar. L'attenzione sotto il tavolo è la chiave di tutto ciò che fanno i brujos. Proseguì. Per accedere a quell'attenzione, El Nahual e Genaro ci insegnarono a sognare e a te insegnarono ciò che riguarda le piante di potere. Non so in che modo abbiano proceduto affinché tu imparassi a concentrare la tua seconda attenzione mediante le piante di potere, ma affinché noi imparassimo a sognare, El Nahual ci insegnò previamente a osservare. Non ci fece mai sapere ciò che in realtà stava facendo. Si limitò a educarci a osservare. Nemmeno sapevamo che l'osservare era la via per concentrare la seconda attenzione. Credevamo che si trattasse di un divertimento, ma non era così. I sognatori devono essere osservatori, se devono concentrarsi sulla loro seconda attenzione. La prima cosa che fece il Nahual fu mettere una foglia secca sul suolo e farmela guardare per ore.
Ogni giorno portava una foglia e la collocava davanti a me. Al principio pensai che la foglia fosse sempre la stessa, conservata giorno dopo giorno, ma poi mi accorsi che si trattava di foglie diverse. El Nagual diceva che quando si comprende questo, non stiamo più mirando, ma osservando, non stiamo più guardando, ma osservando. Più tardi mise davanti a me mucchi di foglie secche. Mi indicava di smuoverle con la mano sinistra e percepirle mentre le osservavo. Un sognatore muove le foglie in spirale, le osserva e poi sogna i disegni che formano. El Nagual diceva che i sognatori possono considerarsi maestros en la observación, maestri nell'osservazione delle foglie, quando sognano prima i disegni e finiscono per trovarli il giorno seguente nel loro mucchio di foglie secche. Il Nagual assicurava che l'osservazione delle foglie fortificava la seconda attenzione. Si osservi un mucchio di foglie per ore, come lui soleva obbligarmi a fare, i pensieri arrivano a tacere. Senza pensieri l'attenzione del tonal diminuisce e improvvisamente la seconda attenzione si attacca alle foglie e le foglie passano a essere qualcosa di più. Egli chiamava il momento in cui la seconda attenzione si ferma su qualcosa, fermare il mondo. Ed è esatto, il mondo si ferma. Per questo, quando si osserva, è necessario che ci sia qualcuno vicino. Non conosciamo mai le particolarità della nostra seconda attenzione, poiché non l'abbiamo mai impiegata. Dobbiamo familiarizzarci con essa prima di avventurarci a osservare da soli. La difficoltà dell'osservazione sta nell'imparare a far tacere i pensieri. Il Nagual preferiva insegnarcelo con un fascio di foglie, perché era facile ottenerle ogni volta che desiderassimo osservare, ma qualsiasi altra cosa sarebbe servita ugualmente. Una volta che riesci a fermare il mondo, sei un observator, un osservatore. E dato che per fermare il mondo non c'è altro che osservare, El Nagual ci fece passare anni e anni osservando foglie secche. Credo che sia il miglior modo per accedere alla seconda attenzione. Combinava l'osservazione di foglie secche con la ricerca nel sognare delle proprie mani. Impiegai circa 1 anno per trovarle e 4 per fermare il mondo. El Nagual diceva che una volta catturata la seconda attenzione per mezzo delle foglie secche, la si amplia servendosi dell'osservare e del sognare. Questo è tutto al riguardo. Lo presenti come qualcosa di molto semplice, Gorda. Tutto ciò che fanno i Toltechi è molto semplice. El Nagual affermava che l'unica cosa che si doveva fare per catturare la seconda attenzione era tentarlo una e un'altra volta. Tutti noi fermammo il mondo osservando foglie secche. Tu ed Eligio seguiste un cammino differente. Tu lo facesti mediante piante di potere, ma ignoro il metodo che El Nagual impiegò con Eligio. Non volle mai dirmelo. Mi parlò di te perché abbiamo una stessa missione. Gli menzionai che avevo lasciato annotato nei miei appunti che solo pochi giorni prima avevo avuto per la prima volta piena coscienza di aver fermato il mondo. Rise. Hai fermato il mondo prima di chiunque di noi.
disse: Che cosa credi di aver fatto prendendo tutte quelle piante di potere? Non l'hai fatto mediante l'osservare, come noi. È tutto. l'unica cosa che il Nagual ti fece osservare fu il mucchio di foglie secche? Una volta che i sognatori imparano a fermare il mondo, possono osservare altre cose. Infine, quando perdono definitivamente la forma, possono osservare tutto. Io lo faccio. Posso penetrare in tutto. Tuttavia, ci indicò un certo ordine da seguire nell'osservare. Salve guerrieri, in questo mio intervento vi parlerò delle piante di potere e dell'inesattezza di tradurre in italiano contemplazione invece di usare i termini originari come observar o gaze. Riguardo alle piante di potere sarò molto concisa, noi non le abbiamo mai usate, perciò non chiedeteci nulla in merito. Il motivo è che sono pericolose senza una valida guida e i risultati instabili. Inoltre Castaneda e in questo caso anche la Gorda dissero che non erano necessarie, anzi è preferibile una pratica costante, lenta ma sicura. Don Juan usò come hook, come aggancio, la curiosità di Carlos riguardo alle piante di potere per poterlo trattenere, visto che lui manifestava interesse solo per quell'argomento. Perché non va bene tradurre osservar o gaze con contemplazione? 1. Perché è bene per chi vuole praticare seriamente imparare i termini originari riportati dall'autore stesso. In questo modo si ricongiunge all'intento di questo tipo di sciamanesimo, in particolare al lignaggio di Don Juan. 2. Perché il termine contemplazione si aggancia fortemente a quello usato nelle religioni. La differenza sta nei fini perseguiti. Vi ricordo che questi sciamani non venerano nessun tipo di divinità. Anzi, loro hanno elaborato questi sistemi per essere liberi da qualunque tipo di legame. Di conseguenza, in parte usare il termine contemplare potrebbe in percentuale allontanarvi dal vero intento di questi stregoni. Dite osservare se volete per forza tradurre in italiano. Bene, adesso Nick vi mostrerà un breve tutorial pratico. Vi ricordo che la lavorazione del video richiede molto impegno. Noi stiamo cercando di ricostruire tutto in maniera verosimile e onesta, non solo nel testo. Le riprese esterne che tra poco vi mostreremo e le animazioni grafiche abbisognano di attenzione, impeccabilità e tempo. YouTube si sta rinnovando e per far sopravvivere il canale richiede aggiornamenti più frequenti. Sosteneteci dando hype nel pulsante sotto al video o con un abbonamento o semplicemente vedendo i nostri video o riportando le vostre esperienze nei commenti. Tutorial pratico per effettuare la tecnica dell'observar o gaze. Come prepararsi? 1. Scegliete una foglia secca. In teoria potete usare qualunque altro oggetto, ma in questo caso noi seguiamo il testo e useremo una foglia. 2. Bisogna procurarsi un posto a terra morbido dove sedersi. Va bene anche un mucchio di foglie. Se temete le punture degli insetti o gli acari, allora procuratevi un cuscino di fibre naturali.
3. Dovete sedere appoggiati a un albero, un ceppo o una roccia piatta. La tecnica. 1. Mettere la foglia sul suolo davanti a voi. 2. Fermare il dialogo interno. Se non riuscite, tornate al video Il modo corretto di camminare, link in descrizione. 3. Non fissate l'oggetto direttamente, ma scansionatelo procedendo in senso antiorario. Vi faccio vedere come muovere gli occhi. Quattro. Cercate di catturare più particolari possibili e procedete con una categoria di elementi simili alla volta. Per esempio, tutte le venature, tutte le pieghe, tutti i buchetti, tutte le macchie di colore simili, tutte le muffe, eccetera. 5. Continuare fino a che riuscite a mantenere l'attenzione. Lo scopo dell'esercizio è riuscire a entrare nell'oggetto e arrivare a fermarsi sulla seconda attenzione. Se l'esercizio è eseguito bene, troverete le foglie osservate nei vostri sogni. I mucchi di foglie. Come ulteriore esercizio avanzato c'è quello di muovere con la mano sinistra un mucchio di foglie in spirale in senso antiorario, cercando di percepire non solo con gli occhi, ma anche con le dita e il palmo. I disegni che si formeranno prima li vedrete nei sogni, poi ve li ritroverete nel disegno che farete con la mano il giorno dopo. Lo scopo finale è fermare il mondo. Ciò richiede del tempo variabile a seconda di quanto ci si applica. Contate che la Gorda, che era considerata molto talentuosa, ci mise 4 anni. La mia esperienza. La prima cosa che noto quando pratico l'observar è che c'è un momento molto preciso in cui il mio stato di attenzione cambia. Questa tecnica, se padroneggiata bene, è molto efficace nell'interrompere il dialogo interno. Dopo 30 secondi o un minuto, le immagini vengono percepite diversamente e partendo da esse la cosa si espande al mondo circostante. I colori si intensificano e si definiscono nelle tonalità. I dettagli sui quali ci si concentra emergono molto distintamente. Dopo un po', l'immagine sembra vibrare diversamente, come se l'oggetto e il resto del mondo sullo sfondo siano distinti. Proseguendo, i sensi coinvolti aumentano. Il silenzio ed i suoni che lo interrompono si separano e sembrano essere due cose che coesistono. Il tatto delle mani sente non solo la parte superficiale delle cose, ma anche le parti interne, e dopo le cose si sentono anche senza toccarle. L'olfatto e il gusto danno informazioni forti e indipendenti. È comune per me, quando pratico l'observar, sentire una sorta di corrente elettrica sulla lingua o un sapore metallico. Ad un certo punto, l'intorno immediato viene percepito in un modo non ascrivibile
ai sensi come vengono catalogati comunemente. Ringrazio tutti i nostri utenti e un ringraziamento particolare va a coloro che sostengono questo canale, abbonandosi o in altre forme. Visitate il nostro blog www.naguales.eu. Buona pratica a tutti!